guardiamoci negli occhi. Guardiamoci negli occhi e diciamocelo. Ma quando. Mm, Scusa, devo rielaborare le idee. Ma quando lo potremo mai colmare il gap rispetto a quello che abbiamo visto stasera? Che è qualcosa che è proprio un altro standard, un altro standard. Cioè, io sono quasi arrabbiato stasera. Cioè, da un lato ho goduto come mai, ho goduto, sai, ho goduto. Ma dall'altro poi devi per forza di cose fare il compare con quello che vai ad affrontare venerdì, sabato e domenica e dici ma. Ecco, e ti sale un po' la depressione, non prendiamoci in giro. Perché qua c'è un altro ritmo, un'altra velocità, un altro equilibrio, un'altra qualità, un altro tutto. Un altro tutto. E lo so, si rischia anche di diventare stucchevoli. Non me ne frega una mazza, non me ne frega niente. Chiamatemi come mi pare. Questo è calcio. Questo è lo sport che amo alla follia. Questo. Quando vedi i gesti tecnici, l'ultimo gol di Olise, ma anche quello di Mbappé. Vedete un po' da dove parte Mbappé e come va a chiudere l'azione. Visto che i portieri non sono stati in una serata felice, mettiamoci comunque la parata di Neuer sempre su Mbappé. Ehm, Ragazzi, di cosa vogliamo parlare? Un passaggio verticale di Kane nel secondo tempo, poi Luis Diaz sbaglia. Ma ce ne sono tante. Il sinistro, il mancino di Arda Güler. Vabbè. Ragazzi, mettiamoci comodi e parliamo di una sorta di finale anticipata. Ni. Perché secondo me ci godremo una semifinale. Mm, 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 mm. Perché PSG mi è sembrata la squadra più equilibrata di tutte. Gli errori che ho visto fare stasera il PSG non li commette. Perché poi c'è tanta bellezza, spettacolo, calcio, ma ci sono stati anche errori. Non è che sono state partite perfette. Quando finisce 3-4-3 e comunque qualcosina si è concesso. Poi a questi livelli non ti puoi permettere nulla. Quel poco lo paghi. E ne partiamo. Nella seconda parte dobbiamo discutere anche dell'Arsenal che ho visto, il computer ce l'avevo, giuro, però l'occhio cadeva sempre sul televisore perché c'era una partita che ti teneva incollato, anche se poi nel secondo tempo potevi switchare con più tranquillità, questo è vero. Prima di partire, come al solito, le solite raccomandazioni di rito, se volete, e magari perché no, certamente potete, visto che non vi costa nulla, datemi un piccolo supporto lasciando il solito like per in qualche modo scatenare anche l'ira funesta dell'algoritmo. Miglioriamo come al solito questa percentuale degli iscritti al canale, o meglio, lasciate l'iscrizione perché tanti di voi guardano ma non sono iscritti e non è cambiato nulla da un giorno a questa parte. E anche ieri, per esempio, soltanto 12 iscritti. Possiamo fare forse qualcosina in più. Grazie per il supporto. Anche la campanella, mi raccomando, schiacciatela perché altrimenti la notifichina comunque non va a arriva. Siamo inchiodati a questo 8.9, percentuale troppo bassa, ma che è in linea con quelle che sono gli standard. Grazie comunque, iscritti, non iscritti, basta che siete già qua e ascoltate, per me già per questo già è un motivo di contentezza. Contento, ribadisco, sì, arrabbiato, nel senso arrabbiato che poi, però se, quando vedi queste partite, per forza di cose sei contento, ecco, quasi speri che vadano ai supplementari per potertela godere più a lungo. E però proprio nel momento decisivo l'episodio che un po' te la cambia. L'arbitraggio non è stato
ottimo, direi proprio di no. È cascato un paio di volte con delle simulazioni che penso allo stesso gol che ho visto che il Real può protestare così tanto, ok, perché mi è sembrato un po' troppo severa anche a me la doppia ammonizione. Forse si era dimenticato che l'aveva già ammonito, però da regolamento non è che fosse così sbagliato, se vogliamo parlare di regolamento, perché capisco il fallo, già commetti fallo, poi nascondi la palla, quello può essere un motivo di ammonizione, assolutamente. Poi in queste situazioni, sai, partita tessissima, buttare, come diciamo sempre, no? Ecco, io sono un promotore di questo, buttare un giocatore fuori ce ne vuole, però il termine regolamentare non è che ha fatto qualcosa di folle. Per me è molto più sbagliato la punizione che concede, molto più errata la punizione che concede al Real Madrid, assolutamente. Perché non c'è nulla su, almeno per come si chiama? Il replay che ci hanno mandato, mi pare che non ci fosse veramente niente su Brahim Diaz, che si butta a terra e da lì segna Arda Guerrero. Però al netto degli episodi, anche erroracci dei portieri stasera, lo dicevamo prima, il primo proprio clamoroso di Neuer, ma anche quello di Lunin sia sull'uscita, tra l'altro si finisce dentro la propria porta, ma subito dopo un altro calcio d'angolo, un'altra uscita completamente a farfalle, non precisissimo. Sul gol di Arda Güler da premiare assolutamente, comunque la curvatura, no? L'effetto come calcia, pazzesco. Arda Güler, però un portiere di grandissimo livello, quella la deve prendere. Soprattutto non capisco come sia andato, sembra quasi che non spinga. Si poteva fare meglio. E poi, ripeto, ci sono state tante situazioni. Il Real secondo me alla lunga nei 90 forse ha fatto qualcosa in più, vi arrivo a dire. Forse, perché qua veramente parliamo di episodi, però ogni volta che ripartivano mi dava la sensazione che potevano far veramente male. Ci ho messo il guantone su come si chiama? Su Mbappé, l'occasione di Vinicius che ci abbatta male, tanti palloni persi in costruzione dal Bayern. Segno che rispetto all'andata, paradossalmente, perché sai, questa gara vale una semifinale, forse non essendo neanche abituato, un po' di tensione, no, cioè questa è una gara di tensione all'estremo. E il Real, più è calda la situazione, più il Real si esalta, invece le altre squadre possono un po' essere prese, no? Mentale. Infatti, tanti giocatori, penso veramente ai trequartisti, ai numeri 10 del Bayern, un po' sono venuti meno in alcune circostanze. Poi la giocata nel lungo te la trova sempre. Olise, abbiamo visto il gol finale. Luis Diaz, comunque vero, tiro deviato, però fa gol. Musiala, il tacco in quella frangente, molto bella quella giocata. Kane, pare non segni mai gol pesanti, eppure ne segna uno importante nel primo tempo. Alla fine il Bayern è portato a casa, però dopo la partita dell'andata quasi credevo fosse meno in bilico la partita. Invece la partita è stata sempre in bilico, è stata una partita equilibrata che poteva andare in un versante, andare in un altro. C'è da dire che per il Bayern, che mai si sono ritrovati sotto, giusto? Mai, cioè sotto nel risultato, ma mai sotto nel senso che era qualificato il Real Madrid. Non si è mai trovato qualificato il Real Madrid nei 90. Questo volevo dire. Però, ripeto, qua parliamo di equilibri incredibili. E poi solo ammirare quello che vedi ed è speciale quello che abbiamo visto. Anche Upamecano, qualche errore di troppo. Ci sono stati tanti errori, secondo me un po' di tensione. Proprio per questo motivo io vi dico occhio al PSG, che già questa competizione l'ha vinta l'anno scorso, ha continua sulla stessa, no, impostazione tattica, giocatori che hanno un anno in più ma che sono comunque giovani, sono forti. Occhio al Paris Saint-Germain, se non alla semifinale, anche quella secondo me è bellissima, veramente bella. Sarà una semifinale diversa, non so cosa aspettarmi dall'altro lato,
Arsenal Atletico Madrid, non lo so proprio onestamente cosa aspettarmi, perché l'Arsenal vince, pareggia 0-0 ma passa dopo la vittoria dell'andata. Però non è un Arsenal, non è l'Arsenal della prima parte di stagione. Questo mi sembra abbastanza chiaro ed evidente. Un Arsenal anche concentrato in Premier League, che è uscito da 2 competizioni e quindi recenti risultati in Premier un po' lo vedono anche scricchiolare dalla testa, dalla classifica, anche secondo me se il margine è ancora abbastanza importante, perché poi il Manchester ha delle partite meno, deve vincere, una in meno se non sbaglio, deve vincerla, cambia parecchio, vediamo. Però l'Arsenal sì, non è l'Arsenal solido, tosto, imperforabile, che poi ti fa male. Anzi, secondo me oggi è stata una partita abbastanza equilibrata per quello che ho visto. Ripeto, perdonate perché non ero proprio concentrato al 100% sull'Arsenal, questo devo dirlo per onestà intellettuale, però ho visto l'Arsenal forse proprio la parte migliore è stata proprio nel finale. Gli ultimi 10-15 minuti mi è sembrato proprio nel momento decisivo, però dentro, bene. Anche se poi nel finale ha avuto un tiro il giocatore dello Sporting abbastanza pericoloso, diciamo, poteva trovare la soluzione vincente. Però, non so, a me piace Gabriel Jesus, poi quando è entrato ha avuto un paio di situazioni, c'è stato il palo di Trossard. Ripeto, l'Arsenal forse nel secondo tempo nel primo, attenzione, perché Catamo palo, Trincao un tiro, no, lo Sporting comunque non ha assolutamente sfigurato tra andata e ritorno, e non ho visto questo divario sul campo, non c'è stato, senza ombra di dubbio. È stata una qualificazione tiratissima quella dell'Arsenal. È una partita, ripeto, intrigante, ecco l'aggettivo intrigante con l'Atletico Madrid. Non mi sbilancio, non lo saprei chi ha, poi quando siamo a questi livelli, a queste partite, c'è veramente, forse con Ciolo sulla panca dici che proprio per esperienza forse più pesa e più l'Atletico potrebbe, però è un Atletico diverso rispetto a quello del passato, per cui vediamo, e sarà intrigante, lo ripeto ancora una volta e lo vedremo. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.